Ciao a tutti, oggi sul banco di lavoro abbiamo una Gibson Les Paul Custom e una Fender Stratocaster. Su entrambe andrò ad effettuare un setup completo. Il setup è un intervento che consiglio generalmente almeno una volta all'anno, non serve soltanto per migliorare la suonabilità dello strumento, ma anche per eseguire una pulizia più approfondita rispetto a quella che normalmente si può fare a casa. Per chi non mi conosce, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar, costruisco chitarre ed effettuo ogni tipo di riparazione su chitarre e bassi. Durante il lavoro controllo e regolo tutti i parametri fondamentali, curvatura del manico, action, intonazione, altezza di pick-up e tutta la parte hardware della chitarra. Il setup è importante per esprimere al massimo le proprie potenzialità, ma anche di verificare che non ci siano problemi strutturali, anomalie dovute all'utilizzo e ai cambiamenti climatici. Un controllo periodico permette infatti di mantenere lo strumento nelle migliori condizioni possibili e di prevenire eventuali problemi prima che diventino più seri. Come avete visto, la prima cosa che faccio è la pulizia della tastiera, si accumula il grasso delle mani e a volte nell'ebano non è visibile, quindi lo andrò a spazzolare e idratare con l'olio di limone. Non c'è una vera e propria scaletta quando effettuo questi tipi di interventi, però come prima cosa verifico l'usura dei tasti e pulisco appunto la tastiera. In questo caso la verniciatura è nitro, oltretutto è anche nera, quindi è molto delicata. Consiglio di utilizzare prodotti specifici, io in particolare utilizzo prodotti della Dunlop o Music Nomad, mentre in questo caso per quanto riguarda l'hardware che è dorato non bisogna mai insistere perché si rischia di mandare via la doratura. Il montaggio delle corde non è mai un'azione banale, personalmente tendo a fare almeno 3 giri sulla meccanica, il primo sopra e gli altri due sotto. È importante avvolgere bene le corde, soprattutto nella Les Paul, perché già di suo tende a mantenere poco la cordatura, principalmente nella famosa corda di Sol, quindi avvolgere bene le corde e strecciarle correttamente è un passaggio importante.
Come dico sempre, il setup non è uguale per tutti, infatti c'è chi preferisce un'azione bassa, c'è chi preferisce un'azione alta, ma non è solo questo, perché in base allo stile e al genere musicale la curvatura del manico può variare leggermente, l'altezza della selletta quindi di conseguenza. Nel setup ovviamente è compresa anche la pulizia dell'elettronica con uno spray fatto apposta per la pulizia dei contatti. Una cosa che non tutti sanno è che tramite la cannuccia andrebbe spruzzata all'interno del potenziometro e non sopra. Una volta spruzzato all'interno del potenziometro è bene girarlo un po' avanti e indietro per fare in modo che il prodotto lavori sui contatti. L'elettronica ha una durata che dipende anche dall'ambiente in cui si suona la chitarra. Per esempio dalle mie parti, che è una zona marittima, l'aria è tendenzialmente molto più salata rispetto alle zone dell'entroterra, tende a corrodere più velocemente e a ossidare più velocemente i contatti elettrici e anche le corde e l'hardware. Ecco, dopo aver trovato equilibrio tra la curvatura del manico e la selletta, effettuo questi piccoli controlli come quello delle meccaniche. Mi raccomando, quando si serrano le viti delle meccaniche non bisogna mai forzare e stringere, vanno appena appoggiate col cacciavite. Poi per far scorrere al meglio le corde sul capotasto preferisco spalmare la grafite sulle corde piuttosto che sulle sedie del capotasto per non intasare troppo la sede. Ok, ora il setup della Les Paul è concluso, ma prima della consegna la terrò qualche giorno in posa per verificare e assicurarmi che non si sposti il manico ed eventualmente effettuerò una piccola correzione col trussard fino a che non si stabilizzi e non mantenga la misura che ho deciso.
Ok, ora passo con il setup della Stratocaster. L'approccio iniziale è lo stesso, smonto le corde e inizio subito con la tastiera. La pulizia dello sporco della tastiera è importante non solo per l'estetica, perché il grasso accumulato sulla tastiera e lo sporco nel tasto tendono a non far vibrare perfettamente la corda, quindi il suono sarà leggermente più ovattato rispetto a quando la tastiera e il tasto è pulito perfettamente. Quando la tastiera è in acero, quindi è verniciata, il grasso non si accumula come nel caso del palissandro o dell'ebano. Per questo uso uno spazzolino molto morbido unto con l'olio di limone, va benissimo, per far scivolare via il grasso dalla tastiera e soprattutto lungo il bordo del tasto. È lì il punto dove si accumula di più. La pulizia dello strumento non è soltanto un verso estetico, ma è anche il modo migliore per evitare la corrosione dovuta al sudore delle mani. Poi ci sono chitarristi che hanno un sudore acido e tendono a corrodere molto in fretta l'hardware, quindi ossidare i poli del pick-up o le sellette o il ponte. Chi invece ha la sudorazione meno acida, però una volta all'anno la pulizia ti toglie quella patina di sudore che ti andrà ad ossidare inevitabilmente i componenti dello strumento. Ok, in questo caso la tastiera è extended, quindi ha un tasto in più e non mi permette di togliere completamente il battipenna, ma non è necessario perché è sufficiente riuscire ad arrivare con la cannuccia all'interno dei fori del potenziometro per completare l'intervento e anche per pulire quello sporco antipatico che si accumula nel bordo del battipenna. Ecco, come dicevo prima, il setup non è uguale per tutti, infatti in questo caso addirittura montiamo le 1148 dell'Ernie Ball perché la chitarra è accordata a mezzo tono sotto. Il chitarrista oltretutto ha bisogno di molta dinamica, di effettuare molti bending, molti assoli, per cui il bilanciamento tra la curvatura del manico, l'altezza delle sellette, la distanza di pick-up è tutta in funzione delle esigenze del modo di suonare del chitarrista. Avrò bisogno di un manico non troppo dritto, quindi con una buona curva, un'action non troppo bassa per fare bene i bending lungo tutta la tastiera e una distanza di pick-up che mi permette di gestire la dinamica al meglio, quindi riuscire ad avere un'escursione tra piano e forte importante.
c'è una vera e propria misura giusta per la distanza di pick up dalle corde. Diciamo che entro un certo range di distanza ci si può muovere per avere un effetto di dinamica diverso di suono. Ecco, con questo video ho voluto mostrarvi tutti gli interventi che andrebbero fatti di routine a uno strumento. Infatti quando si acquista una chitarra bisogna mettere in conto la sua manutenzione, e per avere lo strumento sempre efficiente almeno una volta l'anno è bene fare il setup. Per chi ci tiene a mantenere lo strumento a puntino è importante non solo per suonare la chitarra al meglio e al massimo delle sue potenzialità, ma è molto importante anche per eventualmente accorgersi di difetti o problematiche e intervenire prima, o comunque essere consapevoli dell'usura e dei piccoli difetti dello strumento. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti, scrivete nei commenti la vostra esperienza durante il setup, se avete riscontrato dei problemi, se avete qualche dubbio o domanda da farmi. Grazie per avermi seguito fino a qua, un saluto a tutti, ciao!